Ciao a tutti, oggi vi propongo la cream tart, la torta del momento, 2 basi di pasta frolla, crema semplice al mascarpone e decorazioni anche floreali. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso realizziamola insieme con tutti i passaggi. Preparo la pasta frolla, setaccio la farina di mandorle, aggiungo un pizzico di sale e mescolo il tutto. Metto il burro morbido a temperatura ambiente in una terrina e lo lavoro con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere la consistenza di una pomata. Aggiungo lo zucchero a velo e continuo ad impastare il tutto fino a farlo integrare completamente. Aggiungo dell'estratto di vaniglia o, se preferite, la scorza di arancia o limone e un uovo. Continuo ad impastare fin quando non si sarà assorbito. Posso iniziare ad integrare le polveri e mescolo con una spatola. Quando l'impasto comincerà a compattarsi, lo lavoro con le mani. Procedo in questo modo fino ad inserire tutte le polveri. A questo punto trasferisco la frolla sul piano di lavoro e, senza lavorarla ulteriormente, formo un panetto. Lo divido in 2 parti uguali. Lo schiaccio bene e lo avvolgo nella pellicola trasparente, così si andrà a solidificare prima in frigorifero. Lo tengo in frigorifero per circa 30 minuti. Mentre la frolla riposa in frigorifero, ritaglio la sagoma dell'uovo, ma potete realizzare le sagome che preferite, da lettere a numeri. Visto che siamo nel periodo pasquale, ho deciso di realizzare una sagoma a forma di uovo di Pasqua. La sagoma è pronta, prendo la frolla dal frigorifero e la stendo su un foglio di carta forno leggermente infarinato. Andrò a stenderla dello spessore di circa 4 mm, dovrà essere abbastanza sottile. Raggiunto lo spessore desiderato, adagio la sagoma dell'uovo. La ritaglio con la lama di un coltello e tolgo gli eccessi. Faccio la stessa cosa con l'altro panetto di impasto, realizzando una sagoma identica alla prima. Adagio le uova di pasta frolla realizzate su una teglia da forno e posso infornare in forno caldo statico a 180 gradi per 12 minuti. Dovranno rimanere chiare, leggermente dorate. Le mie basi sono pronte, le lascio freddare completamente nella teglia da forno, dopodiché le trasferisco su dei vassoi. Posso preparare la crema al mascarpone, prendo della gelatina in polvere, ci metto dell'acqua e la lascio riposare per 10 minuti. Metto il mascarpone all'interno di una terrina e lo lavoro brevemente con lo sbattitore elettrico. Inizio a versare la panna fresca piano piano, sempre montando il tutto. Finito di integrare tutta la panna, aggiungo l'estratto di vaniglia e lo zucchero a velo. Continuo a mescolare facendolo integrare. A questo punto sciolgo a bagnomaria la gelatina che nel frattempo si è solidificata. Metto la gelatina all'interno della crema e mescolo il tutto. La gelatina servirà a rendere la crema ben consistente perché dovrò appoggiare la frolla sopra. Quindi dovrà sorreggere il peso sia della frolla che delle decorazioni. La crema è pronta, posso assemblare la cream tart. Ho messo la crema all'interno di una sac à poche, sporco il vassoio con un po' di crema per tenere ferma la base di frolla. Adagio la base di frolla capovolta ed inizio a farcirla realizzando dei ciuffetti di crema su tutta la base. Cerco di essere il più precisa possibile, realizzando dei ciuffetti tutti di uguale dimensione. A questo punto metto la base di frolla sopra e realizzo altri ciuffetti di crema al mascarpone su tutta la base. È arrivato il momento di decorare la cream tart. Visto che siamo vicini alla Pasqua, metterò degli ovetti di cioccolato, delle fragole fresche tagliate a metà. La caratteristica di questa torta è utilizzare anche dei fiori freschi. Mi raccomando, dovranno essere edibili, quindi assicuratevi che siano commestibili.
Potete decorarla come preferite, mettendo meringhe, macaron, cioccolatini, frutta di vario genere, personalizzandola a vostro piacimento. Vi consiglio il riposo in frigorifero per diverse ore, in modo che l'umidità della crema si trasferisca alla frolla per un taglio netto e preciso. E adesso prova assaggio. E che dire, è una torta buonissima da provare e da personalizzare, magari anche con farce differenti. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, pollice in su e condividetela sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!